Ciao a tutti ragazzi e ragazze, benvenuti e bentornati sul mio canale. Sono super felice di avervi qui oggi per un nuovo video. Spero stiate tutti alla grande e pronti ad affrontare questa nuova avventura insieme a me. Oggi, come avrete intuito dal titolo, parleremo di un argomento un po' delicato, ma che credo sia importante affrontare, la vicenda di Neslihan. Negli ultimi giorni ho visto tantissime notizie, rumors e speculazioni online su quello che le è successo. Ho cercato di fare un po' di chiarezza e di raccogliere le informazioni più affidabili per potervi dare un quadro il più possibile completo e, soprattutto, rispettoso della sua privacy e della sua situazione. Quindi, senza ulteriori indugi, entriamo subito nel vivo dell'argomento. Prima di iniziare, però, come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto, di attivare la campanellina per non perdervi nessuno dei prossimi video e, ovviamente, di lasciare un bel mi piace se questo video vi piacerà. Il vostro supporto è fondamentale per me e mi aiuta a crescere e a portare sempre nuovi contenuti qui su YouTube. E ora, pronti? Si parte! Dunque, la notizia dell'incidente che ha coinvolto Neslihan ha sconvolto un po' tutti. Le immagini che sono circolate, soprattutto quelle che la ritraevano con gli occhi gonfi, hanno comprensibilmente destato preoccupazione e sgomento. Ovviamente, in questi casi, la prima cosa da fare è evitare di diffondere notizie non verificate o di alimentare il gossip. Cerchiamo quindi di basarci su fonti affidabili e su dichiarazioni ufficiali, quando possibile. Quello che sappiamo con certezza è che Neslihan è stata coinvolta in un incidente. Non si conoscono i dettagli precisi della dinamica, ma sembra trattarsi di un evento traumatico che ha avuto un impatto sia fisico che emotivo su di lei. Le foto che la mostrano con gli occhi gonfi, purtroppo, testimoniano la sofferenza che sta vivendo. Ovviamente, in situazioni del genere, è fondamentale rispettare la sua privacy e darle il tempo e lo spazio necessari per riprendersi. Capisco perfettamente la curiosità e la voglia di sapere cosa è successo nel dettaglio, ma dobbiamo sempre ricordarci che dietro a una notizia, a un personaggio pubblico, c'è una persona con i suoi sentimenti, le sue fragilità e il suo diritto alla privacy. Quindi, evitiamo di fare speculazioni inutili o di diffondere informazioni non confermate. Ho cercato di scavare un po' più a fondo per capire se ci fossero comunicati ufficiali o dichiarazioni da parte del suo staff o dei suoi familiari. Ma al momento non ci sono state rilasciate informazioni dettagliate sull'accaduto. Questo, in realtà, è comprensibile. In questi momenti, la priorità è la salute e il benessere di Neslihan. Quello che possiamo fare noi, come community, è mandarle un grande abbraccio virtuale e farle sentire il nostro supporto. Possiamo farle sapere che siamo qui per lei e che le auguriamo una pronta guarigione. In questi casi, anche un semplice messaggio di incoraggiamento può fare la differenza. Ho letto tantissimi commenti online, alcuni pieni di preoccupazione, altri di affetto, altri ancora, purtroppo, pieni di speculazioni e di giudizi. Cerchiamo di essere consapevoli del potere delle nostre parole e di come queste possano influenzare lo stato d'animo di una persona che sta già vivendo un momento difficile. È importante ricordare che Neslihan è una persona come noi, con i suoi pregi e i suoi difetti, le sue gioie e i suoi dolori. Non siamo nella posizione di giudicare o di commentare la sua vita privata. Il nostro ruolo, in questo momento, è quello di esserle vicini e di mandarle energia positiva. Personalmente, sono rimasta molto colpita da questa vicenda. Ho sempre ammirato Neslihan per la sua forza, il suo talento e la sua positività. Vederla in queste condizioni mi ha addolorato molto. Spero davvero che si riprenda presto e che possa tornare a sorridere come sempre. In questi casi, spesso ci si dimentica dell'importanza della salute mentale. Un incidente del genere può avere conseguenze psicologiche molto importanti. È fondamentale che Neslihan riceva tutto il supporto psicologico necessario per superare questo trauma. Spero davvero che i media e i social network rispettino la sua privacy e le permettano di riprendersi in tranquillità. Purtroppo, spesso si assiste a un vero e proprio accanimento mediatico nei confronti dei personaggi pubblici, soprattutto in momenti di difficoltà. Questo è inaccettabile. Ricordiamoci sempre che dietro a ogni personaggio famoso c'è una persona con dei sentimenti. Evitiamo di alimentare il gossip e di contribuire alla diffusione di notizie non verificate. Cerchiamo invece di essere empatici e comprensivi. In questi momenti è importante anche prendersi cura di se stessi. Vedere una persona che ammiriamo soffrire può essere molto destabilizzante. Cerchiamo di non farci sopraffare dalle emozioni negative e di concentrarci sulle cose positive della nostra vita.
Dedichiamo del tempo alle nostre passioni, parliamo con i nostri amici e familiari, facciamo attività fisica e, soprattutto, cerchiamo di essere gentili con noi stessi. Prendersi cura di se stessi è fondamentale per poter affrontare al meglio le sfide della vita. E ora, tornando a Neslihan, spero davvero che questo video possa contribuire a sensibilizzare le persone sull'importanza del rispetto della privacy e dell'empatia. Spero che possa servire a mandarle un messaggio di affetto e di incoraggiamento. Siamo tutti con te, Neslihan. Ti auguriamo una pronta guarigione e ti mandiamo un grande abbraccio virtuale. Non vediamo l'ora di rivederti sorridere. Bene ragazzi, siamo arrivati alla fine di questo video. Spero che vi sia piaciuto e che vi sia stato utile per fare un po' di chiarezza su questa vicenda. Ricapitolando, quello che sappiamo è che Neslihan è stata coinvolta in un incidente, che sta vivendo un momento difficile e che ha bisogno del nostro supporto e del nostro rispetto. Evitiamo di diffondere notizie non verificate e di alimentare il gossip. Mandiamole un messaggio di affetto e di incoraggiamento e rispettiamo la sua privacy. Vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Spero che vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Se avete delle opinioni o dei commenti da condividere, vi invito a lasciarli qui sotto. Sarò felice di leggerli e di rispondervi. E ora, prima di salutarvi, vi ricordo ancora una volta di mettere mi piace a questo video se vi è piaciuto, di condividerlo con i vostri amici e, ovviamente, di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Il vostro supporto è fondamentale per me e mi aiuta a crescere e a portare sempre nuovi contenuti qui su YouTube. Grazie ancora a tutti e ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio grande. Ciao! Ok ragazzi, approfondiamo un po' la questione Neslihan. Come sapete, ho voluto affrontare l'argomento con la massima delicatezza. Perché credo sia fondamentale rispettare la privacy e la sensibilità di una persona che sta attraversando un momento difficile. Il web, purtroppo, può essere un'arma a doppio taglio. Da un lato, permette di diffondere velocemente informazioni e di creare una comunità di supporto, ma dall'altro, può trasformarsi in una cassa di risonanza per gossip e speculazioni che possono fare molto male. Quindi, ribadisco, cerchiamo di evitare di diffondere notizie non verificate. In questi giorni, ho visto circolare online informazioni contrastanti e spesso prive di fondamento. Alcuni parlano di un incidente stradale, altri di un infortunio domestico, altri ancora di un problema di salute. La verità è che, al momento, non ci sono conferme ufficiali su cosa sia successo esattamente. La cosa più importante è capire che, indipendentemente dalla causa dell'incidente, Neslihan ha bisogno del nostro supporto e della nostra comprensione. Le foto che la ritraggono con gli occhi gonfi sono un chiaro segnale di sofferenza, sia fisica che emotiva. Immaginatevi di essere al suo posto, sotto i riflettori, con milioni di persone che vi osservano e commentano ogni vostra mossa. Non deve essere facile. Per questo, è fondamentale che noi, come community, ci comportiamo in modo responsabile e rispettoso. Evitiamo di fare speculazioni inutili, di giudicare il suo aspetto fisico o di commentare la sua vita privata. Concentriamoci invece sull'esprimere il nostro sostegno e la nostra vicinanza. Molti di voi mi hanno chiesto come possiamo aiutare concretamente Neslihan. Purtroppo, non c'è una risposta semplice a questa domanda. Al momento, la cosa più importante è rispettare la sua privacy e darle il tempo e lo spazio necessari per riprendersi. Possiamo però farle sentire il nostro supporto attraverso i social media, inviandole messaggi di incoraggiamento e di affetto. Certo, è importante farlo in modo rispettoso e non invasivo. Evitiamo di bombardarla di domande o di insistere per avere informazioni dettagliate sull'accaduto. Un semplice ti siamo vicini, Neslihan. Ti auguriamo una pronta guarigione, può fare la differenza. Un'altra cosa che possiamo fare è sensibilizzare le persone sull'importanza del rispetto della privacy e dell'empatia. Spesso, sui social media, ci si dimentica che dietro a un profilo c'è una persona reale, con dei sentimenti e delle emozioni. Cerchiamo di essere più consapevoli del potere delle nostre parole e di come queste possano influenzare lo stato d'animo degli altri. In questi giorni, ho riflettuto molto sul ruolo dei media e dei social network nella vita dei personaggi pubblici. Da un lato, è innegabile che questi strumenti offrano una grande opportunità di visibilità e di interazione con i fan. Dall'altro, però, possono diventare una vera e propria gabbia, soprattutto in momenti di difficoltà. I media, spesso, sono alla ricerca dello scoop a tutti i costi, senza preoccuparsi delle conseguenze che le loro azioni possono avere sulla vita delle persone. I social network, invece, possono trasformare
RSI in un terreno fertile per l'odio e il cyberbullismo. È fondamentale che i media e i social network si assumano la responsabilità del loro ruolo e che si impegnino a promuovere un'informazione più corretta e rispettosa. È importante che vengano messe in atto delle misure per contrastare il cyberbullismo e per proteggere la privacy dei personaggi pubblici. Ma non possiamo delegare tutto ai media e ai social network. Anche noi, come singoli individui, dobbiamo fare la nostra parte. Dobbiamo imparare a usare i social media in modo consapevole e responsabile, evitando di diffondere notizie non verificate e di alimentare il gossip. Dobbiamo imparare a rispettare la privacy degli altri e a esprimere le nostre opinioni in modo civile e costruttivo. Tornando a Neslihan, sono convinta che, con il nostro supporto e il nostro affetto, riuscirà a superare questo momento difficile e a tornare più forte di prima. La sua forza, il suo talento e la sua positività sono un esempio per tutti noi. Ricordiamoci sempre che la vita è fatta di alti e bassi. Tutti noi, prima o poi, ci troviamo ad affrontare delle difficoltà. In questi momenti è fondamentale avere accanto persone che ci sostengono e ci incoraggiano. E allora, forza Neslihan! Siamo tutti con te. Ti auguriamo una pronta guarigione e ti mandiamo un grande abbraccio virtuale. Non vediamo l'ora di rivederti sorridere e di ammirare il tuo talento. Un'altra cosa importante da sottolineare è l'importanza della salute mentale. Un incidente del genere, come dicevo prima, può avere conseguenze psicologiche molto importanti. È fondamentale che Neslihan riceva tutto il supporto psicologico necessario per superare questo trauma. Spesso si tende a sottovalutare l'importanza della salute mentale, considerandola meno importante della salute fisica. In realtà, la salute mentale è fondamentale per il nostro benessere generale. Una buona salute mentale ci permette di affrontare le sfide della vita in modo più efficace, di gestire le nostre emozioni e di costruire relazioni sane. È importante che tutti noi ci prendiamo cura della nostra salute mentale, parlando con i nostri amici e familiari, cercando aiuto professionale se necessario e dedicando del tempo alle attività che ci fanno stare bene. E parlando di attività che ci fanno stare bene, è importante anche ricordarsi di prendersi cura di se stessi, soprattutto in momenti difficili. Vedere una persona che ammiriamo soffrire può essere molto destabilizzante. Cerchiamo di non farci sopraffare dalle emozioni negative e di concentrarci sulle cose positive della nostra vita. Dedichiamo del tempo alle nostre passioni, leggiamo un libro, guardiamo un film, facciamo una passeggiata nella natura, ascoltiamo la nostra musica preferita. Facciamo tutto ciò che ci aiuta a rilassarci e a ritrovare il nostro equilibrio. E soprattutto, cerchiamo di essere gentili con noi stessi. Non giudichiamoci troppo duramente e non pretendiamo di essere perfetti. Accettiamo le nostre fragilità e i nostri limiti e impariamo a volerci bene per quello che siamo. In conclusione, ragazzi, la vicenda di Neslihan ci invita a riflettere su molti temi importanti. Il rispetto della privacy, l'empatia, il ruolo dei media e dei social network, l'importanza della salute mentale e la cura di se stessi. Spero che questo video vi sia stato utile per fare un po' di chiarezza su questa vicenda e per sensibilizzarvi su questi temi. Vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video. Spero che vi sia piaciuto e che vi sia stato utile. Se avete delle opinioni o dei commenti da condividere, vi invito a lasciarli qui sotto. Sarò felice di leggerli e di rispondervi. E ora, prima di salutarvi, vi ricordo ancora una volta di mettere mi piace a questo video se vi è piaciuto, di condividerlo con i vostri amici e, ovviamente, di iscrivervi al canale se ancora non lo avete fatto. Il vostro supporto è fondamentale per me e mi aiuta a crescere e a portare sempre nuovi contenuti qui su YouTube. Grazie ancora a tutti e ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio grande. Ciao!